La settimana scorsa ti ho presentato Tiny10, un sistema operativo a 32 bit basato su Windows ridotto veramente all'osso che consente di ridare nuova vita anche a PC molto vecchi e a macchine decisamente poco performanti. Ci siamo accorti però che questo sistema, essendo appunto ridotto all'osso, ha una serie di limitazioni che da alcuni sono state trovate molto fastidiose, per cui mi è stato chiesto di trovare una soluzione. Grazie al commento di uno di voi ho trovato e sperimentato nell'arco di questa settimana una soluzione che sinceramente non conoscevo e che ho trovato fantastica, ma non solo per dare nuova vita a macchine vecchie senza rinunciare però a tutte le funzionalità del Windows, ma anche un sistema adatto ad essere utilizzato su PC nuovi e performanti per aumentarne ulteriormente le prestazioni. Devo dire che l'ho provato come un matto questa settimana, mi ci sono divertito molto ed oggi voglio farlo conoscere anche a te. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Come probabilmente avrai letto nella community, non ero affatto certo di farcela quest'oggi ad uscire con questo video, perché mi sono impegnato molto a cercare di risolvere i problemi del Tiny10 che sono stati segnalati come l'italianizzazione della lingua, la connessione alle reti wifi e l'installazione di vari driver di periferica. Contestualmente però, grazie a una segnalazione, ho iniziato a testare questo sistema che sto per presentarti e devo dire che mano a mano me ne sono davvero innamorato. Perché oltre ad essere estremamente leggero, anche se non proprio come il Tiny10, è un sistema completo che risolve automaticamente, senza bisogno di impazzire, tutti questi problemi che invece sono le limitazioni di fatto del nostro bellissimo Tiny10. Quindi qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è, su macchine davvero datate e poco performanti, di accettare queste limitazioni e, piuttosto che buttarle, utilizzare il Tiny10. Ma su macchine un pochino più performanti o un pochino più nuove che lo consentono, installare questo sistema, che devo dirti che ho deciso di sostituire al sistema operativo abituale che utilizzo sulle mie macchine. E sì, perché è un sistema che non presenta alcuna limitazione rispetto a un Windows tradizionale, ma ha delle prestazioni davvero stravolgenti. Andiamo a vedere insieme come installarlo, configurarlo e soprattutto come usarlo. Per farlo, esattamente come nel caso di TinyOS, avremo bisogno di procurarci 3 strumenti. Il primo è un pendrive delle dimensioni di 8 GB o più. Se non hai un pendrive adatto ti lascio alcuni modelli che sono idonei in descrizione. La seconda cosa che ci servirà è il software Rufus che ti ho già mostrato con TinyOS. Comunque, siccome è molto rapido, ti faccio vedere come procurartelo. Apriamo il browser, digitiamo Rufus e apriamo il primo risultato che ci si presenta. Una volta caricata la pagina, scorriamo verso il basso e andiamo a fare clic sulla prima riga, che nel mio caso dice Rufus 3.21. Probabilmente ci sarà una versione più aggiornata e quindi il numero sarà più alto quando andrai a scaricarlo tu. Facciamo clic, attendiamo qualche secondo che termini il download. Apriamo la nostra cartella dei download, chiudiamo il browser e spostiamo Rufus sul desktop per poterlo utilizzare. Chiudiamo la finestra, torniamo sul browser e andiamo a procurarci il terzo strumento, ovvero la ISO del sistema che andremo ad installare. Riapriamo quindi il browser e digitiamo ReviOS. Effettuiamo la ricerca e facciamo clic sul primo risultato. Clicchiamo su Download e vediamo che esistono più versioni di ReviOS. Innanzitutto esiste la versione basata su Windows 11 e la versione basata su Windows 10.
Siccome l'altra volta ti ho mostrato il Tiny 10, ritengo giusto per par condicio questa volta mostrarti la versione di RevaiOS Windows 11, anche perché la differenza in termini di risorse richieste tra i due sistemi è veramente minima, quindi potrebbe essere il caso di provare questa versione Windows 11. Prima di farlo però andiamo a dare una piccola occhiata a quelle che sono le caratteristiche hardware richieste per l'installazione di questi sistemi, cosa che sinceramente mi ha molto ma molto sorpreso. Scendiamo un po' in basso e vediamo che basta un processore dual core a 1 giga oppure superiore, che bastano solamente 2 giga di memoria RAM e solamente 15 o 20 giga di spazio libero sul hard disk. L'unica cosa un po' particolare richiesta che magari taglia fuori le macchine più vecchie è la necessità di un sistema a 64 bit. Veniamo infine informati del fatto che possiamo effettuare l'installazione di RevaiOS sia tramite DVD sia tramite pendrive USB. Torniamo in alto per andare a fare la nostra installazione. La prima cosa da considerare dopo aver scelto il sistema operativo è che vanno scaricate sempre le versioni quelle sul lato sinistro con scritto recommended e non quelle sperimentali, perché potrebbero creare problemi. Facciamo clic su uno qualunque dei link di download, ma stiamo molto attenti perché questi link sono pieni di pubblicità e durante lo scaricamento mi vedrai spesso chiudere delle finestre che si apriranno sul lato destro perché sono finestre di pubblicità, finestre indesiderate che ci porteranno, se facciamo errori, quindi massima attenzione, ad aprire dei link e dei siti che non sono dei siti desiderabili. Quindi facciamo clic sul nostro link di download per Windows 11 o di download più in basso per Windows 10, le installazioni sono veramente molto simili tra loro e andiamo a scaricare la nostra ISO. Ecco fatto. Allora, la prima cosa che dovremo fare è un clic su Non sono un robot. Naturalmente noterai che appena cliccherò qui, in realtà si aprirà una seconda finestra e spesso saremo costretti a ripetere i nostri clic. Guarda attentamente come faccio io. Chiudo la finestra e ci riclicco. Ok. Adesso mi chiede di scegliere dei ponti. Attenzione anche in questo caso, clicco sul ponte, si apre la finestra, va richiusa. Selezioniamo tutti quanti i ponti presenti. Clicchiamo su verifica e dopo aver cliccato su verifica dovremo scendere un pochino più in basso fino a questo link che dice click here to continue. Ok, facciamoci clic, si apre la finestra, ci riclicchiamo, si riapre la finestra e ci clicchiamo la terza volta con pazienza e vediamo che la pagina cambia. Scendiamo e c'è un countdown, dobbiamo aspettare alcuni secondi fino a quando non verrà preparato il link che ci consentirà di scaricare il programma. Ecco, siamo arrivati a 0, scendiamo ancora più in basso fino alla voce che dice Get Link. Facciamo clic su Get Link, chiudiamo sempre questo e finalmente siamo arrivati alla pagina di download del nostro RevaiOS come Dio vuole. Quindi clicchiamo sulla voce download e attendiamo lo scaricamento del nostro file. Ecco fatto. Allora, andiamo ad aprire nuovamente la cartella di download e portiamo anche la nostra immagine di RevaiOS sul desktop. Quindi chiudiamo il browser e trasciniamo l'immagine di RevaiOS sul nostro desktop. Chiudiamo la finestra ed andiamo ad aprire Rufus e a creare il nostro pendrive avviabile. Inseriamo il nostro pendrive nel computer, apriamo Rufus, consentiamo le modifiche al dispositivo e andiamo a trascinare l'immagine di RevaiOS all'interno della finestra di Rufus.
Come vedi, questo era il pendrive su cui avevo creato il Tiny 10 che abbiamo utilizzato la scorsa volta. Ti rammento che nel momento in cui effettueremo la creazione del pendrive, quindi trasferiremo la ISO su pendrive, tutti i dati del pendrive saranno cancellati, quindi come sempre massima attenzione. Andiamo ad assicurarci che il pendrive che abbiamo scelto sia quello che effettivamente vogliamo cancellare, che l'immagine di RevaiOS sia stata correttamente caricata in Rufus. Come schema di partizionamento andiamo a scegliere GPT per macchine più recenti oppure MBR per macchine più datate. E a questo punto siamo pronti per avviare la creazione del pendrive. Clicchiamo su avvia, andiamo a deselezionare tutte quante queste voci perché potrebbero entrare in conflitto con la creazione del pendrive di RevaiOS, clicchiamo su ok. Veniamo avvisati, come ben sappiamo, che tutti quanti i dati contenuti sulla nostra unità saranno cancellati, quindi dopo esserci nuovamente accertati che il pendrive che stiamo per cancellare sia quello giusto, premiamo ok. Vedremo che parte la creazione del pendrive e dovremo aspettare alcuni minuti fino a quando questa non verrà terminata. Ecco fatto, il nostro pendrive è pronto, possiamo cliccare su chiudi, espellere il pendrive e andare ad inserirlo nella macchina su cui vogliamo installare RevaiOS. Dopo aver inserito il pendrive nella nostra macchina, ci verrà richiesto di premere un tasto per effettuare appunto il boot da questo dispositivo. Attenzione, entrare nel BIOS è una procedura diversa da macchina a macchina. Siccome spesso mi è stato chiesto, spesso sono stato costretto a dare questa risposta, cioè non esiste una procedura univoca. Diciamo che in linea di massima i tasti consueti per entrare nel BIOS sono il tasto Canc, il tasto F2, il tasto F10, il tasto F12 e così via. Naturalmente sulla tua macchina potrebbe anche essere necessario premere un tasto o una combinazione di tasti differente. Una volta entrati nel BIOS, quello che bisogna fare è selezionare il boot, cioè il dispositivo di avvio, individuandolo nel pendrive in modo da poter lanciare l'installazione del sistema operativo. Bene, eccoci qui, noi andiamo ad accettare le condizioni d'uso della Microsoft perché non dimentichiamoci che questo è semplicemente una versione di Windows 11 modificata e andiamo a premere il pulsante Next. Se ci dovessero essere delle partizioni esistenti precedenti nel tuo hard disk, sarà opportuno cancellarle. Attenzione però anche in questo caso, noi stiamo andando completamente ad eliminare il contenuto dell'hard disk della macchina, quindi è opportuno accertarci che non ci siano dati importanti su nessuno di questi dischi. Quindi selezioniamo tutto quello su cui c'è scritto partizione nel nostro hard disk, clicchiamo su Delete e confermiamo premendo OK. Tutto questo fino a quando sulla nostra macchina non resterà solo dello spazio non allocato. A questo punto evidenziamo lo spazio allocato facendoci clic e clicchiamo sul pulsante Next. Attenderemo quindi alcuni minuti la copia dei file e la preinstallazione del sistema. Terminata l'operazione, clicchiamo sul pulsante Restart Now per accelerare i tempi. Attendiamo il caricamento del sistema. Arrivati su questa finestra dovremo comunicare a Windows che noi ci troviamo in Italia. Quindi scorriamo fino a Italy, selezioniamola
e clicchiamo su Yes. Andiamo a dirgli anche che utilizziamo una tastiera italiana, quindi nuovamente clicchiamo su Italian e clicchiamo Yes. Non siamo interessati ad aggiungere un secondo layout di tastiera, quindi clicchiamo su Skip e attendiamo l'applicazione degli aggiornamenti. Benissimo, siamo pronti ad inserire il nostro nome, clicchiamo su Next e se lo desideriamo inseriamo una password. Aspettiamo ancora alcuni secondi. E questo qui è il momento in cui Revai OS applica la sua magia sul sistema operativo, quindi installa alcune cose ma soprattutto ne rimuove altre. Ed ecco qui il nostro Revai OS quasi pronto all'uso. Dico quasi perché vanno fatti ancora alcuni piccoli ritocchini. Il primo di tutti è quello di impostare finalmente la lingua italiana nel nostro sistema super veloce. Quindi andiamo a cliccare sul pulsante Start, clicchiamo su Settings, nel lato sinistro della finestra clicchiamo su Time and Language, e sul lato destro selezioniamo la voce Language and Region. A questo punto clicchiamo sul pulsante Add a Language. Nella barra in alto andiamo a scrivere ITA e selezioniamo la lingua italiana. Quindi clicchiamo su Next. Lasciamo tutto così, per esperienza ti dico che non è opportuno settare subito l'italiano come linguaggio di display perché in alcuni casi in Windows 11 questo porta ad un blocco del sistema. Quindi clicchiamo su Install e attendiamo alcuni minuti il termine dell'installazione della lingua italiana. Ecco fatto, l'installazione è terminata, quindi prendiamo l'italiano da questa parte qui con i pallini e lo trasciniamo sopra alla lingua inglese. Dopodiché, in corrispondenza della lingua inglese, clicchiamo sui tre puntini e clicchiamo Remove. Clicchiamo su Yes e nella parte in alto andiamo a selezionare l'italiano come lingua di display. Clicchiamo quindi sul pulsante Sign Out e verremo disconnessi e riconnessi al sistema che pian pianino incomincerà a parlare nuovamente la lingua italiana. Se infatti andiamo un po' a guardarci intorno, vediamo che già una buona parte è stata tradotta in italiano. Bene, andiamo a personalizzare ulteriormente il nostro sistema con un potente strumento che è questo Revision Tool che troverai sicuramente sul tuo desktop. Facciamoci doppio clic, consentiamo le modifiche e andiamo a curiosare un pochino in giro. Questo Revision Tool è un piccolo regalo che ci fanno gli sviluppatori di Revai OS, che ci consente in maniera molto semplice di gestire diverse cose del nostro computer. Vediamo infatti che ci sono delle voci principali che sono security, sicurezza, usability, usabilità per l'appunto, performance per quanto riguarda naturalmente le performance del computer, gli aggiornamenti del Windows e varie cose. Se diamo un'occhiata molto rapida, vediamo per esempio che in Security possiamo attivare e disattivare il Windows Defender, il controllo dell'account utente, che è quello che appunto proprio per aprire il Revision Tool stesso abbiamo dovuto accettare, e poi altre voci. Per quanto riguarda la usability, possiamo andare a disattivare le notifiche di Windows oppure ad attivarle e a gestire i balloon, per esempio. I balloon sono quelle notifiche rettangolari che ci compaiono
compaiono in basso a destra. C'è una voce speciale dedicata a Windows 11, in cui, per esempio, siccome RevIOS parte con il menu classico sul pulsante destro di Windows, delle versioni di Windows precedenti, possiamo invece attivare il nuovo menu contestuale o disattivarlo semplicemente con un piccolo clic. Ancora sulla voce performance, che è particolarmente dedicata ai gamers, possiamo andare a attivare alcune opzioni che rendono la nostra macchina ancora più veloce e più responsive, cioè più reattiva nel momento in cui andiamo a giocare. Per quanto riguarda gli update, cioè gli aggiornamenti del Windows, possiamo nascondere completamente la pagina degli aggiornamenti e attivare l'aggiornamento automatico dei driver di sistema. Infine, nella voce miscellaneous possiamo attivare o disattivare, e ti consiglio di lasciarla disattivata, l'ibernazione, attivare per esempio la monitorizzazione della rete e del lavoro che fa la scheda grafica e altre piccole cose interessanti. Altre piccole modifiche che faccio sempre, come già sai probabilmente, sui sistemi Windows 11 sono quelle di andare con il pulsante destro sulla barra delle applicazioni e scegliere la voce impostazioni della barra delle applicazioni, andare a disabilitare la visualizzazione delle attività e i widget se non ti interessano e scendere più giù fino alla voce comportamenti della barra delle applicazioni e spostare, se sei abituato ad averla a sinistra, la barra delle applicazioni per l'appunto sul lato sinistro. Chiudiamo questa sezione e andiamo infine a fare un'operazione che per me è molto importante. Come ben sai, preferisco di gran lunga Google Chrome a Brave Browser per una serie di motivi, tra cui la flessibilità e la controllabilità che se ne dica di Brave. Quindi la prima cosa che faccio è aprire Brave Browser e andare a cercare Google Chrome. Clicchiamo sul primo link che ormai sappiamo essere sicuro e clicchiamo sulla voce Scarica Chrome. Lo andiamo a salvare sul desktop, ci impiega pochi secondi, chiudiamo Brave, lanciamo l'installazione di Google Chrome, che dura un minutino scarso, quindi aspettiamo questo minuto. Ed ecco fatto. Adesso che ho il mio Google Chrome, lo chiudo, vado sul pannello di controllo, vado nella voce disinstalla un programma e seleziono la disinstallazione di Brave. Ecco fatto. Bene, spero che non me ne vogliano gli estimatori di Brave Browser, che è sicuramente un buon browser, ma a mio avviso assolutamente non paragonabile a Google Chrome per una pluralità di motivi. Ma torniamo al nostro nuovo amico RevIOS, che io sto continuando a provare e che trovo veramente flessibile e adattabile a qualunque esigenza e situazione e che sicuramente andrà a sostituire il Windows tradizionale su tutte quante le mie macchine. Lo trovo un sistema velocissimo, estremamente flessibile e utile in ogni ambito, dal gaming all'uso domestico e anche, per quel poco che l'ho provato, in situazioni professionali di vario genere. Quindi il mio consiglio è assolutamente di provare questo sistema operativo e poi, se vorrai, mi farai sapere come ti sei trovato. Per il momento, nel frattempo, il mio lavoro di oggi è finito, quindi, come al solito, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.